Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Andiamo a vedere qual è la situazione concreta. Può essere un risveglio interiore o situazione concreta risveglio interiore. Vediamo un po', poi vediamo in che sfera si manifesta quello che ti sta per accadere. Amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima. Andiamo a vedere poi il significato spirituale e karmico, cioè il messaggio spirituale che l'evento, che un ente, entità, uno spirito ti porta. Poi come approcciarsi adesso, cioè il sacrum facere, l'offerta, no? Come relazionarsi con questo evento. Andiamo a vedere poi la presenza invisibile e la sintesi poetica, la visione futura che ti porta a questo evento, come può cambiarti, ok? Allora, andiamo a vedere, Acquario, cosa ti sta per accadere. Cosa ti sta per accadere? Allora, prima carta, l'evento in arrivo. Cosa ti sta per accadere? Qual è l'evento? La sfera in cui si manifesta questo evento, dove avverrà? Amore, lavoro, vocazione, famiglia, corpo, anima, qual è il luogo del risveglio? Il significato spirituale e karmico dell'evento. Cosa l'evento porta con sé? L'approccio da avere con questo evento, la risposta sacra da offrire, no? Come relazionarsi. La presenza invisibile che ti accompagna, un alleato invisibile, può essere un apo, un antenato, un archetipo che è sempre più o meno la stessa cosa, una forza, no? Una guida spirituale o anche un animale totem, dipende. E poi la sintesi poetica, la visione futura, come può trasformarti questo evento, chi puoi diventare. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, si attiva proprio dal momento in cui lo guardi. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, l'evento, andiamo a vedere l'evento qual è. Boom, un'accelerazione, il carro. Qua mi dice che si avvicina un traguardo, cioè qualcosa si sblocca dopo una lunga attesa. Qualcosa si sblocca dopo una lunga attesa. Può trattarsi di un cambiamento deciso, tipo un viaggio, uno spostamento, una decisione forte, una conquista, oppure di una chiamata a prendere in mano le redini della tua vita. È un carro iniziatico questo, non è un carro egoico. Cosa vuol dire? Non è la corsa all'ego, ma è la direzione dell'anima che adesso vuole essere seguita, ok? Quindi mi dice che l'evento è come se ti dicesse stai per essere condotto, condotta verso un nuovo spazio interiore ed esteriore, ma non potrai accelerare senza prima fermarti, ok? Cioè, quando prendi le redini della tua vita, in che direzione vuoi andare? Se prendi le redini, se prendi la direzione dell'anima, è la direzione quella perfetta. Quella dell'ego è sempre una direzione che va poi a distruggersi, no? Ok, quindi un traguardo si avvicina. Andiamo a vedere in che ambito. In che ambito la sfera, vediamo. L'appeso, che paradosso, è un paradosso. Però forte, allora ti dico. L'evento si muove, ma si manifesta nello spazio dove sei bloccata o bloccato. Che cosa vuol dire? Può essere la salute, può essere un'attesa professionale, può essere un'incertezza sentimentale, ma l'appeso qua parla di trasformazione nel sacrificio, cioè c'è qualcosa che va accettato, visto da un altro punto di vista, prima che il carro possa davvero avanzare. Allora, l'evento si manifesta,
laddove hai provato a forzare, ma ora sei chiamato a rallentare per ascoltare. La sospensione qua è proprio l'occhio del ciclone, cioè è lì che l'energia del carro raccoglie la sua vera forza. Ok? Cioè si sblocca dove era bloccato da tanto tempo e ti chiede un'altra visione. Proprio perché avrai un'altra visione si sbloccherà questa cosa. Arriva con forza questa cosa, eh? Poi lo vediamo nel corso della lettura perché qua è paradossale, è forte, è bella, si preannuncia una stesa molto interessante. Andiamo a vedere passo passo qual è il significato spirituale e karmico di questo evento, cioè il messaggio spirituale che l'evento porta con sé. Una lezione, una guarigione, cioè cosa vuole insegnarti lo spirito? Il paggio di bastoni, è chiaro. Guarda, questo evento è un rito di passaggio verso il nuovo te, la nuova te. Cioè il paggio di bastoni è l'inizio dell'avventura, lo spirito giovane, curioso, cioè colui che accoglie la fiamma della vocazione. Quindi a livello karmico si riattiva un talento antico. Può essere una creatività che avevi abbandonato, un fuoco che hai trascurato, quindi è il momento di iniziare qualcosa con entusiasmo e innocenza, di tornare, che ne so, apprendista della tua ispirazione, cioè come se fosse per la prima volta, ok? Come approcciarsi a questo evento? La risposta sacra da offrire, come puoi rispondere in modo sacro, qual è il gesto sciamanico, l'offerta agli spiriti, il sacrum facere, no? Ok. Gioia, bello, bello, gioia, 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 che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta, questa è la tua offerta agli dei, offri la tua gioia, il tuo coraggio di mostrarti per quello che sei senza maschere né scuse. Il sole qua è verità, è nudità sacra, è il gesto del bambino, quello che corre verso la luce, no? Senza paura. Quindi rispondi a questo evento con entusiasmo, verità, trasparenza, cioè spogliati dai ruoli, dalle difese, offri la tua luce, offrila. È bellissimo, è bellissimo. Ok, qual è la presenza invisibile che ti accompagna? Un archetipo, una forza, una guida spirituale, un antenato? Ok. Paggio di spade, la tua intelligenza sottile ti guida. E questo è il tuo amante mistico, sposo celeste, sposa celeste. La tua intelligenza sottile ti guida. Allora ascoltami. Potresti ricevere un messaggio o un'intuizione o trovare dentro di te una voce curiosa, indagatrice, che ti spinge a cercare la verità dietro le apparenze. Ora ti dico una cosa. La tua guida interiore, la tua guida invisibile ti invita a fare delle domande scomode, anche a leggere tra le righe, cioè non accontentarti della prima risposta. Questa è una presenza giovane in te, ma saggia, cioè ti accompagna come un apprendista un po' zen, no? Che con umiltà cerca il significato più profondo. Non accontentarti della prima risposta. Leggi tra le righe. Bello, 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 ok. Vediamo qual è la sintesi poetica, la trasformazione che arriva con questo evento. Un'anima nuova, cioè l'anima non è nuova, una nuova te, paggio di coppe, cioè l'anima esce rinnovata qui. Quindi questo evento ti renderà più tenera o più tenero, più aperta o più aperto, più disponibile all'amore. Il paggio di coppe è la voce dell'artista interiore, del poeta, no? Dell'innamorato. Questo è il tuo cuore che guarisce e si rende di nuovo vulnerabile. Cioè la visione futura è quella qui di un acquario più integro, ma anche più dolce. Cioè dopo il fuoco del carro, l'illuminazione del sole, qua arrivi a sentire profondamente le emozioni con tutta te stessa, tutto te stesso. Cioè torni
amante del mistero, ok? Pronta a creare, ad amare, a ricevere. È qualcosa che stavi aspettando da tempo qua, meno rigidità, meno... Cioè, allora, ti faccio un attimo inizio col riassunto, poi facciamo le specifiche. Allora, un evento sta per rimettere in moto le ruote del destino, ma solo se avrai il coraggio di fermarti e ascoltare. Il carro avanza, sì, ma la porta da attraversare è l'appeso, un cambio di prospettiva. Spiritualità e materia qui si intrecciano, cioè ti viene chiesto di accettare il non controllo, non controllo, e proprio lì si apre una nuova direzione ispirata. Qualcosa che sembrava fermo si muove, ma non più nel vecchio modo. Qua tu ti muovi come un danzatore del vuoto, leggero, acceso di gioia, di verità. La tua risposta sacra è il sole, cioè mostrati, condividiti, ama, crea. Quindi qua 3 paggi ti accompagnano, bastoni, spade e coppe, no? Cioè fuoco, mente e cuore. Cosa ti dice? Che una nuova giovinezza sta nascendo in te. Una nuova giovinezza sta nascendo in te, sì, bellissimo. Ed era ferma da tanto tempo, ci hai lavorato, ok? Una nuova direzione della tua vita con questa nuova giovinezza, come se fossi appena nata o appena nato. Bellissimo, datti, come una bambina, un bambino. Ti faccio delle domande, mi puoi rispondere sia sotto nei commenti oppure sul tuo quaderno rituale, come migliaia di voi state facendo. Allora, dove stai cercando di avanzare senza ascoltare il tuo silenzio? Dove stai cercando di avanzare senza ascoltare il tuo silenzio? Poi, cosa succede se rispondo con trasparenza invece che con difesa a questo evento? Cioè, cosa succede se rispondo con trasparenza, con apertura, anziché con difesa? E poi chiediti in quale modo la tua parte giovane e curiosa, quella più vulnerabile, può guidarti adesso. Devi seguire quella, ok? Ok, facciamoci delle specifiche. Necessitano, voglio capire quel carro lì. Allora, sul carro, wow, re di bastoni, guarda, qua vedo autorevolezza, spirito di iniziativa. Quello che sta per accadere è un grande fuoco, uno spirito di iniziativa, possono essere cose nuove, ehm, qualcosa che accende la tua leadership, la tua leadership. Può anche essere una persona che ti propone uno spostamento, avanzamento, ok? Vediamo sull'appeso. Ah, gli amanti, qua devi fare una scelta solo dettata dal cuore, ragazze, solo dal cuore, non con difesa, la scelta d'amore intesa, le scelte dettate dal cuore, scelte d'amore in ogni ambito. E questo evento porta a un cambiamento radicale, solo scelte dettate dal cuore, non per il controllo, non per difesa, non per paura. Ok, paggio di bastoni, 7 di coppe. Si aprirà questa nuova gioventù in te e vorrai fare tante cose. Vorrei fare tante cose. Approcciati con uno spirito giovane senza obiettivo al risultato, ok? Sul sole, guarda, allora qua c'è l'imperatrice, qualcosa si sviluppa, si manifesta, se ti dai con gioia per veder crescere i tuoi progetti, i tuoi successi, lo farai. I tuoi progetti, i tuoi successi che erano comunque sia fermi o erano lì da tempo, con questa nuova identità progrediscono, sviluppano. Sul paggio di spade, 5 di spade,
ci possono essere qua delle tensioni, no? Mentali, perché l'Acquario, segno d'aria, non devi più cercare di avere ragione, no, ma il tuo intuito sottile ti permetterà anche di non autosabotarti più. Guarda che ti dico, sul paggio di coppe, guarda, c'è la giustizia, tutto ciò che è tuo per diritto naturale arriva, ok? Quindi, ricapitolando, il carro qua annuncia un movimento potente, un'accelerazione, un evento che ti porta avanti, direi senza più ritorno. Con i re di bastoni accanto capiamo che non si tratta solo di spostamento o decisione, c'è un richiamo alla tua leadership interiore. Stai per essere chiamato o chiamata a guidare, a ispirare, a prendere posizione in modo visibile. Per esempio, qualcuno potrebbe chiederti di esporti, di dire chi sei, di incarnare una visione audace, cioè sei pronta o pronto per un ruolo più grande. L'universo lo sa, questo è il senso. Dove si manifesta questo? Questo appeso con gli amanti mi dice che questo si manifesta in un luogo dove per te è sacro. Cioè il movimento, il carro nasce dalla sospensione, nasce nella sospensione dell'appeso, no? E si rivela nella scelta d'amore. Questo evento si manifesterà in una relazione importante o in una decisione cruciale tra due strade del cuore. Può essere una relazione d'amore, anche karmica che riemerge, oppure una scelta che ti chiede fedeltà a ciò che ami, anche se ti fa paura. Cioè qua il cuore è appeso tra cielo e terra, però la scelta sarà inevitabile e liberatoria, te lo dico. Poi il paggio qui, no, è un fuoco, è giovane, che vuole dire sì alla vita, però il 7 di coppe mostra anche che la mente è un po' dispersa, un po' confusa tra delle possibilità. E il significato karmico di questo evento è che devi imparare a riconoscere la voce del vero desiderio. Cioè, basta fantasia o via di fuga, è tempo di impegnarti con chiarezza in ciò che ti accende davvero. Qui il cammino spirituale, cioè, passa dal discernimento del cuore, dove finalmente c'è il fuoco che tu vai a seguire. E poi la risposta sacra da offrire qua è bellissimo, c'è il sole, l'imperatrice, due arcani solari, femminili e creativi qua. Cioè, la tua offerta è essere luce e nutrimento. Il sole è chiarezza, verità, esposizione, l'imperatrice è creazione, bellezza, sensualità. La tua risposta sacra è creare con amore, nutrire la vita, dire la verità, diventare madre di ciò che vuoi vedere sbocciare. Cioè, fai nascere la tua visione nel mondo con questa grazia regale, con questa autenticità. Con questa presenza invisibile, no? Paggio di spade, 5 di spade, è un'intelligenza giovane, sì, però può essere ferita. Cioè il paggio vuole comprendere, indagare, però il 5 di spade mostra che c'è un conflitto interiore tuo, una paura di essere tradita, tradito, di essere sconfitta, di essere sminuita. Allora questa guida invisibile ti dice non temere di vedere in profondità anche se ciò che scopri può fare male. Cioè la verità è la tua liberazione qua, non evitare lo scontro qua, ma fallo con onore, con le tue stesse voci interiori. Anche se c'è da scontrarsi esternamente, fallo con onore, perché l'esterno, ciò che noi non riconosciamo all'interno, lo vediamo all'esterno. Allora qua, fai con onore, di con onore la tua verità. Ecco, questo volevo dirti. E allora poi che succede? Bellissimo, dopo il fuoco e la chiarezza torna la tenerezza. Il paggio di coppe ti trasforma in un'anima più aperta, più sensibile, più vera, e la giustizia accanto ti dice questa vulnerabilità sarà guidata da equilibrio, lucidità e centratura. Ti stai trasformando in un artista dell'anima che conosce le leggi del karma e del dharma. Cioè il cuore si apre, però non si smarrisce, mi spiego. Cioè l'emozione non sarà più fuga, non scappi dall'emozione, ma forza. Ti allei alle forze, alle emozioni qua. E quindi questo evento ti costringerà a riconoscerti come una guida. Il mondo ti vuole visibile, mi dice questa stesa.
coraggiosa, coraggioso nella tua potenza creativa. Eppure tutto questo emergerà da un momento di sospensione, di dubbio, di amore che è provato, no? È un passaggio karmico questo, che ti chiede di scegliere con verità e non con paura. Le 1000 alternative del 7 di coppe devono lasciare il posto alla voce di ciò che ti accende dentro. Cioè rispondi qua con la luce e con l'amore, il sole e l'imperatrice qui ti chiamano a mostrare la tua bellezza, a generare, a creare. Però attenta o attento perché il tuo spirito è ancora in parte diffidente qui. Cioè per questo è tempo di guarire il tuo rapporto con il pensiero, con la comunicazione, con il conflitto, no? E quindi cosa ti porta questo? Diventerai un cuore vulnerabile, bellissimo, centrato, un'anima che sente con giustizia, un artista della verità, una sacerdotessa o un sacerdote dell'amore lucido. Allora ti faccio una domanda perché questa è una delle stese più potenti che ho fatto finora, proprio potentissima. Cioè, stai scegliendo davvero in base al tuo desiderio? Oppure ti lasci confondere tra 1000 opzioni? Ti chiedo anche, puoi scrivermelo sia sotto che sul quaderno rituale, no, che state usando. Cioè ti chiedo in quale ambito della tua vita sei chiamata o sei chiamato a diventare guida e visione? In quale ambito? Spirituale, lavorativo, artistico, familiare? In quale ambito? Allora qua ti chiedono se puoi aprire il cuore senza perdere l'equilibrio. Che bomba, ragazzi! Che bomba, ragazzi! Ok, vediamo che ci dicono gli oracoli. Cosa determina, cosa porta a questo evento, questa necessità di mostrarti, di diventare leader? La protezione, sarai protetta o protetto in questo. Farai dei sogni profetici e mistici. Avrai ispirazione e comunicazioni celesti. Sviluppo della tua saggezza, farai esperienza dell'amore. Questo credo che sia un vulcano che sta per eruttare, proprio un vulcano, e sarai protetta in questo, protetto. Hai un'intelligenza divina. Qua superi questi dispiaceri qui. Sii positivo e gioioso, usa la pazienza per superare gli ostacoli, ti viene donata intelligenza divina. È proprio questa, l'intelligenza divina. Questo è un varco, un portale. Vediamo che ti dicono gli altri oracoli. Escapista, regresa a ti misma, ritorna a te stessa. E l'anima vuole che ti manifesti nel tuo daimon, nella tua missione. Ritorna a te stessa significa non scappare più dalla tua missione, non scappare o comunque sia da quello che dentro di te la tua anima ti sta chiamando a fare. Torna prima dentro di te, qua c'è una ragazza sul letto, un po' come l'appeso, no? Torna dentro e seguila e apri il grande libro della saggezza. C'è un po' di mancanza di fiducia in te, guarda, 32-23, è uno specchio. Non ti comparare o confrontare con altri, segui solo la voce interiore. La fiducia, no? Frutto del tempo e del lavoro. Tutto il lavoro che hai fatto interiore è tempo che tu lo faccia germogliare. Esponiti. Esponiti. È uno specchio, non ti paragonare ad altri, loro, non hai bisogno che nessun altro ti dica cosa fare e come fare, guarda l'ho appena detto,
Nessuno ti deve dire come fare e cosa fare, solo la voce interiore, una grande intelligenza emotiva, va bene? Non so che sta per succedere, ma l'abbiamo visto, è qualcosa di forte, fortissimo, ragazzi miei ragazzi. Ti metto, guarda, un'altra carta delle porte, un oracolo delle porte rispetto a questo evento che sta per accadere. Sì, questo evento ti porterà a costruire la porta della terra, a radicare, a costruire questa tua espressione, no? Hai costruito già tanto, mi dice per molte di voi, è tempo di fare radicamento anche esterno su quello che hai costruito. E la porta della terra mi parla di quella stabilità che non ti verrà mai più tolta, perché è tempo di far vedere questi frutti che sono germogliati. L'albero è già grande, mi dicono. Ragazzi miei ragazzi, una stesa iniziatica potentissima, non aggiungo altro, mi raccomando praticate, praticate la meditazione, le pratiche spirituali, sciamaniche e questo evento sarà una bomba qua, una bomba, ok? Io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!